Oggi ho deciso di fare un po' di shopping anche nerd qua in Giappone. Credo sia comunque alla fine un buon modo per conoscere una cultura e hanno veramente un sacco di roba fichissima qua in Giappone, in particolare se siete un po' nerd, e quindi non potevo farmelo scappare. Prima tappa, Shibuya, dove in teoria dovrebbero esserci un po' di negozi vintage che potrebbero essere interessanti. Sun House. Sembra bella la roba. È tutta roba molto bella ma mega cara. Sembrava tipo vintage da fuori, invece no. Negozio da surfisti, sarà carissimo ma non riesco a resistere. Fichissima questa. Anche questi pantaloni. 35.000 yen. 246 euro. Forse è meglio se me ne vado da qua. Deve essere la zona con tutti i negozi fighetti questa. Belli però. Ma questa tazza è bellissima. Ok, facciamo un giretto al volo anche in questo store. Oh mio Dio, io impazzisco per queste robe. Il vero problema è che appunto non ho spazio in valigia, quindi... Ma quanto sono meravigliosi tutti questi piattini, cioè... E a forza di girare per Shibuya ho trovato un posto vintage veramente super interessante. Quello mi sembra un negozio vintage. Andiamo. Veramente prenderei tutta questa roba, è fichissima. Bella, voglio una tuta, un overall. Queste giacchette leggere sono uno spettacolo, ma anche un po' inutili. Bellissima questa. Anche questa. Niente male anche questo. I pile che io adoro. Ho veramente fatto un po' di shopping vintage. Va bene, poi vi faccio magari un unboxing e vi faccio vedere tutto quanto alla fine. Dovrei essere quasi a Wanchome 6Jimoae. L'ho proprio pronunciato malissimo, ma è questa strada dove in teoria ci sono un sacco di robe nerd, cultura pop. A giudicare da quanta gente c'è direi che è questa. Direi di sì. Kendi a gogo. Problema dello shopping in Giappone è che non ho una valigia, cioè io sono venuto qua con uno zaino perché tutto questo viaggio è tipo a zaino in spalla, quindi il problema è che devo far stare le cose che compro nei miei bagagli, per cui devo scegliere veramente con attenzione quello che compro, altrimenti diventa un problema. Ok, vi voglio mostrare cosa ho preso in questi giorni e poi continuiamo con lo shopping che ho diviso in giornate, e oggi tra l'altro nevica e c'è il vento e fa freddo, ma noi andremo comunque. Sono anche stato a Disneyland in questi giorni. Vabbè, a Disneyland ho preso una pin con scritto Tokyo Disney Resort perché colleziono le pin dei diversi parchi. Questo cappello di Baymax che in realtà è un regalo. Dopodiché invece lato shopping ho preso lì al thrift shop questi pantaloni che ho pagato, se non sbaglio, 30 euro. Dickies, che sono abbastanza larghi, sono spessi e sono caldi perché io ho solo i jeans e gli altri pantaloni leggeri e cominciava a far freddo, allora mi sono detto forse questi devo dire che tengono abbastanza caldo e sono anche comodi. Poi la giacca anche non è super pesante e quindi anche qua ho trovato 20 euro questa giacca di Columbia, quindi niente male, super vintage, realizzata in Corea, poi venduta in Giappone, è bella spessa, bella grossa, è un po' macchiata qua, però chi se ne frega, anche il bello delle robe vintage dei thrift store, no? Tra l'altro ha anche la parte, cioè anche il cappuccio volendo, quindi basta tirarlo fuori e ti puoi anche coprire dalle intemperie. E questi sono i miei acquisti lato shopping. Ora ci spostiamo verso Akihabara, dove andiamo ad esplorare un po' tutto il mondo nerd e vediamo se ci sarà qualche acquisto nerd. Mi piacerebbe, però vediamo. Dove veramente puoi trovare qualsiasi cosa, veramente di tutto e di più. E mi piacerebbe trovare qualcosa di legato a Conan, un action figure, non lo so, qualcosa di piccolino perché non ho spazio nei bagagli, quindi... Kyosa Line, sempre sulla sinistra, mascherina necessaria in metro, e mi sto dirigendo ad Akihabara per continuare la mia sessione di shopping e esplorare tutta la parte nerd di questo paese. Andando verso Akihabara mi sono deciso a fermarmi nel caffè Pokémon, che mi sembrava molto in tema rispetto alla giornata un po' nerd di shopping, e mi sono detto vediamo un po' che cosa hanno di particolare qua dentro. Non so cosa ci sia scritto, ma un Mega Snorlax con Pikachu e Mew, adoro. Bellissimo, con tutte le edizioni. Pokémon rosso, no, Pocket Monster si chiamava ancora. Che spettacolo. Ora mi è venuta voglia di giocare a Pokémon di nuovo. Qua ti danno un souvenir moneta, qua ci sono tutte le capsule station, i giapponesi vanno matti per questi gadget, e di qua comincia tutto lo store, direi, Pokémon. Questo? Sono tipo manga. Belle, tutte le minifigure nelle loro stanze. Dai, è bellissimo. Li voglio tutti quanti. Qua abbiamo parlato di peluche, tappi per penne, sì, gomme, cancelleria, quaderni, altre action figure di tutti i tipi. Tutti gli sticker. Il Charizard tipo in Lego, che poi non è Lego, ma insomma, bellissimo. Qua ci sono tutte le cover, perché non ho spazio in valigia, dannazione. E qua arriviamo tipo portafogli, orologi, borsette, lampada Pikachu, le calze, ce n'è per tutti i gusti. Tazze, le bacchette, piatti, aggeggi per cucinare. Qua c'è tutta la zona sala giochi dove puoi giocare a Pokémon per 100 yen.
Quello schermo non sta benissimo, o sbaglio? E c'è tutta una parete di giochi interattivi anche. Vabbè, ma Onyx con Brock. Ah, qua c'è Misty con Starling. Dov'è Ash? I 3 leggendari, i miei preferiti. Poi ci sono dei succhi di frutta. Ah, è della zona cibo questa. L'alga forma di Pokémon da mettere nel pranzo di tuo figlio, tipo. Volo. Snack vari. Poi delle sfere Poké. Cioccolato Pokémon. Beh, è perfetto per San Valentino. Purtroppo il Pokémon Caffè è tutto pieno. L'unico posto disponibile è alle 15:05. Passo per questa volta. Vi conviene prenotare online se volete. Comunque è stato veramente molto figo. Il mio primo grande sogno era di fare l'allenatore di Pokémon. Proseguiamo verso Akihabara. Torniamo alla metro. Quando vi muovete in metro sono tutti innumerati le fermate, quindi andate abbastanza tranquilli. Eccoci ad Akihabara, Electric Town. Ok, stavo camminando e ho trovato un distributore di carte, tipo carte dei Pokémon, carte di Yu-Gi-Oh! E di tutti i tipi. Cioè ci sono veramente distributori di qualsiasi cosa. Se sei in astinenza da carte a qualsiasi ora puoi prenderle, anche Dragon Ball. Wow. Ma il kebabaro giapponese? Bellissimo. Roba usata. Tech. Poi queste stradine sono meravigliose. Tra l'altro qua devi spesso sapere dove entrare, perché alcuni di questi palazzi sembrano normalissimi e se non sai cosa c'è dentro, quindi bisogna fare un po' di ricerca prima di venire qua per capire effettivamente dove volete andare. Oh, wow, questo è vintage. Me l'ha consigliato Joe Fois. Ma non solo di roba tech, in generale. Bellissimo. Ma come me li porto io via queste cose? Dannazione, però sono meravigliosi. No, vabbè, incredibili. Questa è la zona dei fumetti. Mi piacerebbe trovarne uno di Detective Conan. Come fai a trovare la roba qua dentro? È il mio manga preferito. Dragon Ball. Eccolo. Questo però è abbastanza recente. Eccoli. Questi forse sono quelli legati ai film. Bellissimi. Comunque è un'edizione speciale questa. Se prendo delle cose ve le faccio poi vedere tutte insieme alla fine. Oh mio Dio. Questo è un negozio di bambole. Perché mi sembra mi osservino tutti? Andiamo via da qua. Inquietante. Vediamo questo. Queste sono cartucce. Spettacolo. Queste sono quelle del Super Famicom, però queste sono più belle visivamente. PlayStation 2. Del Game Boy. Ancora inscatolati, originali. Ma che spettacolo. Questi saranno i più rari, immagino, che sono chiusi qua dentro. Madonna, quanto vorrei sapere di tutta la cultura nerd, che mi affascina tantissimo, ma non ho mai esplorato più di tanto, essere onesto. Bello con la copertina 3D. Oh, giocattoli dal 7° piano. Ok. Wow, il drago Shenron. Bellissimi. Il pallone di Conan. No, impazzisco. Se volete approfondire Conan vi consiglio il video del buon Dario Moccia sull'argomento. Ma anche giocattoli vintage. Meraviglia. Ed eccoci alla vetrina di Conan, appunto. Per fortuna non capisco cosa siano queste cose. L'orologio. Questi forse sono dei gadget. Non lo so, non lo so e non lo so. Questo è Conan. È l'action figure di Conan? Questa sì. Ma questa più piccola? Penso proprio di sì. Oh mio Dio, la voglio. Quanto? 3.000 yen. Questa invece è la zona Franz, con tutte le macchine da montare. Ok, andiamo ancora all'altro piano, che dovrebbe avere sempre giocattoli. Bellissimo di Ghostbuster. Ok, ho fatto danni. Alla fine vi faccio poi vedere tutti gli acquisti, ma non so come farò a tornare in Italia con tutta la roba che sto prendendo. Ma che poi, tornerò in Italia? Iscrivetevi per non perdervi i prossimi episodi. Ora ce ne andiamo a Don Chisciotte, che dovrebbe essere uno dei più famosi, dove trovare veramente di tutto e di più. Quindi andiamo a esplorarci anche quello. Questo è tutto un palazzo sala giochi, interamente. E c'è anche il palazzo di Sega qua intorno. Esattamente così, arcade. Ma qua immagino, cioè, ovunque entrate c'è veramente di tutto e di più. Si potrebbe stare qua per giorni. Urca, ma sono bellissime. Madonna, che sala giochi folle. Noi andiamo al piano di sopra a esplorare. Ma che roba è? Da piccolo sarei impazzito. Una volta mi ero vestito da Goku per carnevale. E poi così finisci alla vernice, senza un motivo. E ai massaggi. Ah, di nuovo Conan. Oh mio Dio. Beh dai, ditemi se non è il papillon di Conan questo. Avevo anche provato a vestirmi da Conan. Forse non per carnevale in generale, ma la cosa più difficile era trovare il giusto papillon rosso. E ora ce l'ho sotto le mie mani. Potrei comprarlo e vestirmi da Conan, sarebbe molto divertente. Uno Flip? Oh! Uno Jurassic World, 1,99. Il Giappone è quel posto dove ci sono miliardi di versioni della stessa cosa in tutti i modi possibili e immaginabili. Poi ti ritrovi da quello alle scarpe, senza motivo. Ditemi se non ti manda in confusione questa cosa. Saliamo di ancora un piano. Ma ci sono un miliardo di pubblicità che parlano. Madonna che confusione.
E qua ci sono tutte macchinette. Questa è una macchinetta per prendere i bracci, cioè col braccio per prendere i bracci. LOL. Dolci, ciambelle. Ed eccoci in un'altra sala giochi. Ma poi si divertono un mondo. E sono veramente robe pazzesche. Cioè fuori da ogni logica. Nintendo Switch usate. Un negozio di compravendita di aggeggi. Qua dovrebbero vendere anche console usate vecchie vintage. Wow. Una PlayStation. E qua di nuovo tutte le cartucce. Giochi PlayStation. Il Game Boy Advance. Me l'avevano rubato il mio. Un Xbox originale. Questo è un intero palazzo sala giochi. Se non sbaglio, quello in cui sono ora era il vecchio palazzo di Sega, con tutti la sala giochi, era gigantesco, che poi ha chiuso nel 2020 se non sbaglio, per via della pandemia, e adesso si chiama Giga 1 e 2 ed è questo appunto complesso gigantesco pieno di giochi e di robe da fare a volontà, cose da comprare, come al solito insomma. Ovviamente prendiamo sempre le scale e andiamo ad esplorare. Qua c'è un altro piano di macchinette, quelle a premi, ma sono tutti quanti giochi. Ok, forse cambia il tema di quello che c'è in queste macchinette. Eh sì, solo che anziché comprarli li puoi vincere. 100 yen a giocata e poi provi a recuperarli e vincere. Interessante. C'è un meccanismo che io non capisco, quindi non lo farei. Piuttosto me lo compro, capito? Ma sono io che sono strano in queste cose. Già anche Las Vegas mi viene da dire neanche faccio una giocata così per vedere come. Proprio non me ne importa niente. Sono fatto così. Qua arriviamo alla parte più sala giochi. Ed ecco qua che continua. Mi sembra un po' Las Vegas, ma semplicemente tutto molto più tematizzato. Wow, tutti Gundam. Questo è l'unicorno, quello gigante che c'è anche qua. Al riparo per mostrarvi gli acquisti di oggi. Da cosa partiamo? Allora, stamattina siamo andati al Pokémon Store, ho preso delle cosettine. In realtà sulla mia valigia, quella da viaggio grossa, la sto riempiendo di sticker e per ogni viaggio voglio un po' di sticker da aggiungere. E ho preso Charmeleon, che adoro, e Zapdos, che è uno dei miei leggendari preferiti. Secondo me sono molto belli e stanno bene sulla valigia. E poi, per riempire un pochino di più, ho preso tutti questi sticker in stile Game Boy, Pokémon o Pokédex insomma, e da mettere qua e là. Secondo me vengono molto carini da spargere come riempitivi. Dopodiché ho preso questo manga di Detective Conan, che è un'edizione speciale se non sbaglio. Tra l'altro è totalmente sigillato. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ma è a colori! Ma che spettacolo! Io non ho mai visto un manga di Conan a colori. In realtà sono tipo stampati immagini dall'anime probabilmente, che hanno realizzato su questa roba qua, che io ancora non ho mai visto perché da noi probabilmente non è ancora uscito. Comunque credo che il tema sia Kaimen Yaiba, che è questo supereroe presente nella serie. La copertina originale è in bianco e nero, mentre la copricopertina è a colori. Ed è ovviamente totalmente in giapponese, quindi non ci capirò mai nulla, però mi piaceva come idea avere un numero speciale. Sì, non capisco niente di quello che c'è scritto. Ho pagato 300 yen, ci può stare. E poi non finisce qua, perché ho fatto anche un altro acquisto, ovvero questo Conan Edogawa da montare, action figure. Cercavo un action figure di Conan, mi gasa questa roba, con le diverse facce da cambiare, il pallone calciato che gli puoi attaccare in base alle pose in cui lo metti. È proprio una roba super giapponese questa, e mi gasa tantissimo l'idea di averlo. E l'unica cosa è che sono tutte robe usate, quindi costava relativamente poco, 3500 yen. Se gli fai vedere il passaporto spesso te lo vendono senza tasse, e quindi è costato tipo 27 euro, una cosa del genere. Mi gasava avere un ricordo di questo tipo. Poi ve l'ho detto, io amo Conan, per cui. E dentro ci sono le mani, le cose con anche il papillon in mano, più l'action figure in sé di Conan con le diverse facce. Manca il collo, mi diceva, che spero non sia un problema. Non ci sono occhiali pensavo avesse gli occhiali intercambiabili, invece no. E l'action figure, tra l'altro, è anche totalmente snodabile, cioè totalmente, comunque parecchio snodabile, per cui la puoi veramente mettere in qualsiasi posa, piano piano, che è delicata. E poi appunto gli puoi staccare le mani, cambiargliele, puoi anche piegargli il piede leggermente per metterlo, no, in posizione. Questa cosa è fighissima, cioè il dettaglio è pazzesco. Era una di quelle robe che volevo trovare e l'ho trovata, e sono molto soddisfatto di questa cosa. Shopping in Giappone? Direi proficuo. Trovo super affascinante come le diverse culture del mondo portino a un tipo di consumo diverso. Ci sono certe robe che da noi comunque non funzionerebbero mai, o meglio, magari c'è uno store di quel tipo, ma non centinaia che vendono palline o
oggettini, gadget, cioè è incredibile questa roba e mi affascina veramente tantissimo. Se venite in Giappone, dedicatevi una mezza giornata a fare un po' di shopping. Shibuya se siete più interessati alla parte vestiti e robe più tra virgolette classiche, mentre Akihabara se siete invece interessati a tutta la parte più nerd. Però assolutamente mi piace questa roba del shopping in giro per il mondo. Magari la riproporremo in altri paesi, perché no? Fatemi sapere se vi può interessare.